Allora, sul altro corso, azione il microfono. Questo meno bene, tanto lo sistemiamo. No, intanto che aspettiamo, ecco, prova, sì, funziona. Ecco, una comunicazione, intanto che aspettiamo magari ancora 5 minuti prima di iniziare. Le note della lezione, l'ultima lezione c'è stato un problema con lo scanner, diciamo, nel senso che le ho scansionate, poi uno scanner le ha cancellate e le avevo già buttate. Quindi ho messo 4 pagine più o meno di sunto sulle cose che sono state dette in rete, invece che le note. Auspicabilmente stavolta ci saranno le note. Altra cosa, ecco, può capitare, questo è capitato su un altro corso, non a voi, una volta ho fatto lezione ho dimenticato di accendere il microfono, quindi non si è registrato l'audio. Ecco, se capitano, poi ecco, magari verificate, segnalatelo. La volta successiva, vediamo se resta. Possibilmente non sulla lente che è inercia, ma a fuoco su un foglio. Ecco. Altra, altra cosa, oggi vedremo fondamentalmente la nozione di spazio vettoriale. Cioè, parleremo anche d'altro, chiuderemo un po' il discorso anche che avevo fatto in ultima lezione su F2. Ma essenziale, diciamo, di oggi sarà introdurre e un po' giustificare la nozione di spazio vettoriale. Ora, prima di quello però, torniamo un attimo, adesso faccio come chiacchierata, poi vediamo che fra 5 minuti iniziamo a dovere, alla nozione di campo. Cioè dicevamo un campo, quindi struttura algebrica con 2 operazioni, in particolare K più campo, K più, così rifaccio anche qualche lucido, gruppo abeliano con elemento neutro 0, K meno lo 0 per gruppo, se siamo in un campo abeliano pure lui, quindi commutativo, e valgono le distributive per ogni A, B, C appartenenti a K, A, B più C uguale a B più a C, e vabbè, l'altra è ovvio che vale se è commutativo, però scriviamola AC più BC. Ora, quello che dicevamo anche nell'ultima lezione è che l'obiettivo di questa definizione è quello essenzialmente di catturare le proprietà degli insiemi numerici Q piuttosto che R piuttosto che C più per rispetto quelle che si dicono le 4 operazioni, anche se in realtà le operazioni vere sono 2 e, come dicevo in un altro caso, la sottrazione piuttosto che la divisione vengono definite in termini di prodotto per il reciproco o somma con l'inverso. Quindi in realtà quando uno dice A meno B, quello che intende fare è A più meno B e A diviso B, chiaramente qui B diverso da 0, e per definizione A per B alla meno 1. Quindi 2 definite come primitive, ne altre 2 definite in termini di queste. Ho detto ci sono questi esempi di campo. L'ultimo esempio di campo che avevo dato
era stato quello di, chiamiamolo pure Z2, più per, che è in campo dove l'insieme degli elementi è semplicemente 0, 1 e somma e prodotto sono definiti 0, 1, 0, in questo modo. Nel modo, se volete, 0, 0, 0, 1. E quello che avevo detto nell'ultima lezione, l'ultima cosa, poi dopo volevo fare dei conti, poi ho detto vabbè, vediamo la prossima volta, quindi la prossima volta è oggi, era che questa è una tabella di verità dello XOR e questa è la tabella di verità dell'AND se rivediamo come operazioni fra i bit. Cioè l'AND vuol dire che 0 lo interpretiamo come falso, 1 lo interpretiamo come vero, AND è vera se e solo se sono entrambe vere, XOR è vera se uno dei due termini è vero e l'altro non lo è. Uno dice, va bene, però ad esempio fra i connettivi noi ne abbiamo anche altri. Quello a cui accennavo è che ogni connettivo in realtà si può costruire a partire da queste due. Primo connettivo che ci serve, unario se volete, è a NOT, cioè la negazione. Beh, la negazione NOT X si può vedere che è uguale a 1 più X qui dentro. Perché in questo caso, anche qui, non c'è nulla da ragionare, basta vedere come sono i conti. Allora, se x è 0, 1 più x è 1, se x è 1, 1 più x è 0. Quindi ha cambiato il valore di verità. OR, allora, x OR y. Allora, guardate le due tabelle. La tabella di OR, io non so ancora come calcolarla, però OR è 0, 1, 0, 1 e questa qui. Cioè è la somma delle due tabelle che ho lì, entrata per entrata. Quindi io dico che una OR la posso implementare o descrivere facendo x più y tutto quanto più, perché devo sommarlo, x per y. Scusate, qui sotto. E anche qui vediamo se ci torna, ma qui facciamo anche qui xy, x più y, x per y, x più y più xy, allora 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. X più y in questo caso fa 0, qui fa 1, qui fa 0, scusate, qui fa 1 e qui fa 0, x per y, qui fa 0, qui fa 0, qui fa 0, qui fa 1, adesso sommiamo questi in quella formula lì, 0, 1, 1, 1. E quindi la formula, diciamo, è corretta. Quindi abbiamo una definizione anche della OR. E a questo punto uno può definire quello che vuole. Cioè, dato un qualsiasi circuito espresso in questi termini, se lo costruisce. Vogliamo definire l'implicazione del tipo x implica y? Allora, noi sappiamo che x implica y significa, questo l'abbiamo già visto all'inizio, non x or y. Adesso abbiamo tutti gli ingredienti, quindi non x on y, allora, non x è uguale a x più 1. E questa scrittura, vabbè, la applichiamo, quindi
Allora, una ora è quella lì, quindi al posto di x devo mettere x più 1, quindi x più 1 più y più x più 1 per y. E questa cosa qui io posso però già riscriverla, perché questo è un polinomio, usando quindi tutte le regole che abbiamo di solito, come x più y più 1 più xy più y. Svolto i conti, normale. Y più y però fa 0, perché y più y è y XOR y, che è sempre falso. Quindi questo è uguale a x più xy più 1. E 1 verifichiamo che effettivamente sia lui. Questo possiamo farlo. Ma qui capite perché ha un senso lavorare in termini algebrici. Perché il numero di operazioni che dobbiamo fare qui rispetto al numero di operazioni che dobbiamo fare in quella sotto è differente. Ma anche, se volete, il numero di operazioni che dovevamo fare nell'espressione che avevamo a sinistra. Il fatto di lavorare in termini astratti e proprio di poter fare tutti sto conti ci permette molto semplicemente di semplificare le operazioni. E notate che io non ho fatto delle considerazioni strane per dedurre che x implica y, traducendo questo in termini di funzioni, è equivalente a non, perché in più 1 lo leggo come un non, x più xy, quindi x XOR x and y. Non ho fatto dei ragionamenti sui valori di verità ho semplicemente manipolato i polinomi. Cioè non scopo, il motivo per cui in algebra uno lavora su cose astratte, dice ragioniamo su di un campo invece che ragioniamo esplicitamente sui numeri reali piuttosto che, è che queste manipolazioni possono essere ottimizzate e meccanizzate. Un compilatore, allora, di solito che cosa deve fare? Prende dal codice che voi scrivete in un qualche linguaggio ad alto livello e a livello più semplice un compilatore lo traduce in istruzioni macchine. Quindi fa un'equivalenza fra delle funzioni che voi date scritte in un modo e le stesse funzioni scritte in un altro modo. E questo è il minimo che uno chiede. Però un compilatore che ottimizza, che cosa fa invece? Non fa questo tipo di lavoro, perché questo tipo di lavoro sì, può funzionare, però dà del codice che è facile da capire a livello di esseri umani, perché ecco, quello lo vogliamo, se no i bachi sono molto probabili, ma non necessariamente che sfrutta meglio le risorse del computer. Quindi quello che fa un compilatore è passare da un vostro codice a una rappresentazione astratta. Una rappresentazione di solito ad albero con del codice in termini di istruzioni idealizzate, in termini comunque di istruzioni che godono di proprietà algebriche. Poi su queste istruzioni applica delle trasformazioni che possono essere, fra virgolette, una semplificazione di polinomi, come vediamo qui, possono essere anche delle cose più sofisticate, dipendono dall'architettura su cui siete. E questa è la fase di ottimizzazione. Il codice ottimizzato poi è quello che viene tradotto in codice macchine. Ora, nota bene, spesso il codice ottimizzato, o meglio, in teoria, in codice ottimizzato dovrebbe comportarsi esattamente come il codice che voi avete scritto, a volte ci sono delle brutte sorprese. In che senso ci sono delle brutte sorprese? Beh, possiamo avere delle brutte sorprese anche in algebra se uno dice io devo moltiplicare, io ho l'espressione b per a
per B alla meno 1 e dico, invece che fare 3 prodotti, faccio una cosa molto più semplice e semplifico B con B alla meno 1, perché è commutativo tutto quanto, uguale ad A. E qui qualcuno mi dirà, ma serve B diverso da 0. L'ottimizzatore può dire, no, ma tanto se siamo arrivati a scrivere questo, B sicuramente è diverso da 0, perché se no B alla meno 1 non l'avrebbe scritto, semplifico l'espressione. Questo può essere vero, può non essere vero. Cioè, ad esempio, presente alcuni bachi che si verificano perché la CPU dice ci sono 2 operazioni indipendenti, mi sento autorizzata a scambiare l'ordine con cui vengono eseguite. 99,9 volte su 100 è legittimo. C'è il caso in cui le 2 operazioni sono indipendenti su quel processore, però ci possono essere operazioni su un altro processore in contemporanea che agiscono su degli altri dati e alterano lo stato. Quindi scambiare le 2 vi può dare delle vulnerabilità, dei problemi di sicurezza o semplicemente il vostro programma che va in crash. Quindi trasformazioni algebriche sono importanti, l'ottimizzazione è importante, bisogna stare attenti che, ecco, forse questo, messo così, può sembrare strano, ma se invece che scriverla così io avessi scritto stessi studiando l'equazione B per A uguale B per A più C, uno dice: "Questa equazione quand'è che è vera?" Quando C è 0? Sì, a patto che B sia diverso da 0. Se B è 0 questa è vera sempre. Allora, se uno lo fa nel discutere un sistema, questo magari gli porta alla discussione sbagliata, d'accordo? È meglio evitarla. Se uno lo fa nell'implementare un programma, e ovviamente non lo fa l'umano lì, è un problema di compilatore, di invarianti, è un baco sicuramente, ma lì può essere un problema. Qui trasformazioni algebriche belle, stiamo sempre attenti che si possa fare. Ora, il campo Z2 più per è un esempio di campo finito. Di campi finiti ce ne sono abbastanza, non ce ne sono tantissimi, ma ce ne sono abbastanza. Cioè quello che si dice è che per ogni sia P un primo, allora questo è un teorema generale che non dimostrerò, però ve lo dico, per ogni n maggiore o uguale di 1 esiste un campo con P ad n elementi e lo si indica di solito come F P alla n. Ora, questo campo bisogna costruirlo. Una cosa interessante è che è essenzialmente unico, cioè si può costruire anche in modi diversi, ma son tutti isomorfi, quindi son tutti si comportano tutti allo stesso modo a parità di numeri. E qui in particolare facciamo un esempio: se n uguale a 1, allora Fp è uguale proprio a Zp, che è allora dove Zp lo possiamo vedere come l'insieme di tutti i resti quando si divide per p. Quindi l'insieme degli interi 0, 1, p meno 1. E la somma di 2 elementi, quindi a più b in Zp, uguale resto di a più b diviso p in z. E a per b in Zp resto di a per b diviso p. Se guardate il caso di Z2 lo reinterpretiamo come la leggi sui numeri pari e dispari.
Riguardiamo Z2 come era fatto. Allora, torniamo sul primo. Allora, 0 rappresenta i pari, 1 rappresenta i dispari. Pari più pari fa pari, pari più dispari fa dispari, dispari più pari fa dispari, dispari più dispari fa pari. E in prodotto, numero pari per qualsiasi cosa fa un pari, numero dispari per un numero dispari fa un numero dispari. Quindi è esattamente quello che avevamo qui. Se si vuole avere un campo che non abbia ordine primo ma potenza di un primo, la costruzione è più complicata. È più complicata perché si usano essenzialmente dei polinomi definiti su questo campo. La faccio perché li serve, si usa per i crittosistemi, la faccio vedere bene nel corso di crittografia, cioè adesso sappiate che esiste. Poi quando se quando serviranno verranno definiti, ecco. A livello di questo corso, in realtà i campi su cui lavoriamo possiamo sempre pensare a un campo reale piuttosto che un campo complesso e quelli vanno bene. Quindi questo ecco, se qualcuno è curioso, faccio vedere solo 2 cose, però questo non è, aperte virgolette, "materia d'esame". Se io costruisco, invece che prendere P1', prendo, Z4, in Z4 se io seguo quelle regole lì, io ho che la somma 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 2. Quindi una somma si comporta comunque bene, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, moltiplicare per 0 fa sempre 0, moltiplicare per 1 è l'identità, ma 2 per 2 fa 4 e 2 per 3 fa 6. Quindi vedete che l'elemento 2 non è invertibile. Perché non compare mai un 1. Comunque voi moltiplichiate 2 per qualche cosa, o fa 0 o fa 2. E quindi Z4 non è un campo. Il campo F4, adesso io ve lo scrivo in un modo che uno può vedere come è formato dagli elementi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, che magari identifichiamo pure coi numeri come se fossero scritti in binario 0, 1, 2, 3, ha delle operazioni un po' diverse. Le operazioni che ha corrispondono a fare quella che noi vedremo essere la somma di vettori 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, vabbè, più 0 cambia niente, 2, 3, 1 più 1 fa 0, 1 più 2 fa 3, 3 più 1 fa 2, 2 più 2 fa 0, 2 più 3 fa 1 e 3 più 3 fa 0. Questa è la somma. E vedete che già questa è una cosa un po' diversa. Però dite la somma bit per bit di quelle coppie lì. Va bene. In prodotto è peggio ancora. Prodotto 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Allora, per 0 fa tutto 0, per 1 fa esattamente quello che c'è, quindi 2 per 2 fa 3. E 2 per 3, vediamo, fa 1. 2 per 2 fa 3, giusto. Vorrei controllare solo una cosa.
2 per 3, quindi questo qua fa x quadro più x, sì, 2 per 3 fa 1, questo fa 1 e questo fa 2. Ecco. Allora, anche qui uno dice: "È una tabella un po' strana", c'è un motivo, cioè non è che me la sia inventata in questo momento. Essenzialmente, se in ZP voi fate il resto della divisione di A più B per P, in F4 voi fate il resto divisione polinomio. Allora, se partiamo da AB, questo è uguale a un polinomio AX più B, sì, per x quadro più x più 1. Polinomi dati per x quadro più x più 1. Quindi rappresentate le coppie come polinomi, li moltiplicate come polinomi, dividete per questo e vi viene fuori il risultato. Ora, ripeto, c'è un teorema generale che ci garantisce che questo qui è un campo. Però è per far vedere, cioè, che a volte le strutture algebriche che noi abbiamo possono essere anche molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Cioè non necessariamente sono quelle che uno si aspetta. Però anche in questo ambito tutta l'algebra lineare funziona bene. Anche se è un ambito in cui 2 per 2 fa 3. E uno dice: "Vabbè, 2 per 2 fa 3, ce lo teniamo." Cioè son simboli questi, non sono numeri. Ora, prima di passare, a parlare di spazi vettoriali, che sono un po', ripeto, un argomento fondamentale di questo corso, per cui spazi vettoriali sono, cioè uno può dire: "Non mi ricordo la definizione di monoide." Vabbè, neanche quella di anello, vabbè. Quella di campo è meglio ricordarsela. Quella di spazio vettoriale è necessario ricordarsela, perché in tutto il corso parleremo fino alla noia di spazi vettoriali. Quindi, cioè, non è una domanda: "Sì, ma se mi fa questa domanda e non so rispondere a questa, me ne faccio un'altra", perché tutto quello che viene dopo si basa esattamente sulla struttura di spazio vettoriale. Però, prima di parlare di spazi vettoriali, ancora una cosa, se volete, di preliminari, che è la nozione di sequenza. Sì? Quale? Questo o questo? Quello a destra? Allora, io rappresento i miei elementi che ci sono qui, invece che come numeri o come coppie, li scrivo adesso come polinomi. Quindi polinomio 0, il polinomio 1, il polinomio x e il polinomio x più 1. Quindi ho 3 polinomi nella variabile x. Adesso io dico: "E i coefficienti di questi polinomi sono in Z2." Cioè quindi son tutti polinomi i cui coefficienti sono 0 o 1, 1 più 1 fa 0, ricordiamocelo, e, in Z2. Adesso io quando voglio fare in prodotto di 2 elementi, ad esempio x per x più 1, faccio in prodotto dei polinomi, quindi x quadro più x, e poi prendo il resto dividendo per x quadro più x più 1. Se io divido questo per x quadro più x più 1, cosa mi vien fuori? Mi vien fuori che x quadro più x è uguale a x quadro più x più 1 meno 1, essenzialmente. Ma meno 1 e più 1 sono la stessa cosa. Quindi è x per 1, quoziente, x quadro più x più 1 più 1. E quindi il resto, questo qui è divisore, questo in quoziente, il resto è 1. E difatti io ho detto che 2 per 3
perché ricordiamoci che x mi rappresentava 2, x più 1 rappresentava 3, 2 per 3 fa 1. Quindi io cosa faccio? Moltiplico i polinomi, guardo cosa viene fuori, fra l'altro mi viene fuori più un polinomio di secondo grado. Divido per un polinomio che è irriducibile, cioè che non ammette fattori. Questa è l'ipotesi che mi serve. Quando sono in ZP divido per un primo. Qui al posto dei primi servono polinomi irriducibili. In teorema è uguale. Quello che serve è essenzialmente che si possa fare la divisione col resto e mi tengo il resto. Quindi da questo deduco che un oggetto che l'avevo chiamato 2 per un oggetto che ho chiamato 3 deve fare un oggetto che ho chiamato 1. Adesso facciamo, ad esempio, poi cosa succede quando moltiplico 3 per 3, ad esempio? Questo è x più 1 per x più 1. Questo è uguale a x quadro più x più 1, che è uguale, perché stiamo lavorando in Z2, a x quadro più 1. Anche queste sono cose che capitano, perché 2, 1 più 1 fa 0, quindi 2 è uguale a 0. Divido per x quadro più x più 1, mi resta questo uguale a x. Scusate, 3 per 3 fa 2. E quindi, sì, uguale all'elemento che ho chiamato 2. E quindi il meccanismo è questo. Cioè faccio il prodotto, divido e tengo il resto. Che questo dia sempre un campo, non è, cioè bisogna dimostrarlo, perché a priori, se io prendo un polinomio che non è irriducibile, non è detto. Non si dimostra perché c'è un algoritmo euclideo della divisione e del massimo comune divisore. Cioè ecco, però, ripeto, in questo corso, cioè se poi lo vuole glielo racconto anche tutto nel dettaglio, non è questo. Però, questo un po' ci porta su un discorso che comunque è legato all'algebra, ma è un po' fuori rispetto, cioè no, è interessante saperlo, ripeto, in crittografia si usa tanto, perché in crittografia queste operazioni si usano per costruire il crittosistema stesso. Cioè per descrivere come trasformare i dati, noi scriviamo a volte, dipende dal tipo di crittosistema, ma per alcuni crittosistemi delle equazioni dentro dei campi. Quindi questo serve. In generale, ecco, la tecnica comunque è questa, cioè se invece che essere voler costruire Z4 avessi voluto costruire Z8, quindi 8 elementi, avrei dovuto prendere un polinomio irriducibile di terzo grado. I possibili resti sono tutti i polinomi di grado compreso fra 0 e 2, e quindi ce ne sono 8, e poi l'algoritmo funziona ugualmente, a patto che il polinomio sia irriducibile. Quindi non abbia radici nel campo e soprattutto non si fattorizzi, se no salta tutto. Questo, ripeto, poi quando uno lo dimostra lo vede anche perché. Ecco, dicevamo, in discorso, delle, sequenze e i sistemi. Allora, noi abbiam parlato fino adesso di insiemi. Insiemi come? Insiemi, abbiam detto, in pratica sono collezioni non ordinate senza ripetizioni. Data l'idea di insieme, abbiamo però altre due nozioni che son quella di sistema di, elementi, di solito di un insieme, uguale multinsieme anche. Quindi è una collezione non ordinata
di elementi con molteplicità. Cioè un sistema è sempre non ordinato, ma è una collezione di elementi di un insieme particolare, in cui possiamo dire di uno ne prendiamo 2, in uno ne prendiamo 5, di un altro ne prendiamo 7. In generale, com'è che uno lo implementa? È una funzione, chiamiamola f, che va da un insieme A nell'insieme dei numeri naturali, n escluso lo 0. Cioè noi ad ogni elemento di un insieme diciamo quante volte lo prendiamo. E di solito un sistema uno lo scrive in questo modo. Che ne so, A, B, BC. Questo vuol dire che io prendo un elemento B 2 volte. E questo è diverso dal sistema ABC. Ma è uguale, questo sistema, al sistema ACBB. Per quello che conta è soltanto quante volte prendiamo ogni elemento. Sistemi vale la pena conoscerli, ma più importanti sono le sequenze. Una sequenza di n elementi, anche qui di un insieme A, è uguale a una collezione ordinata, possibilmente anche con elementi ripetuti. E quella com'è che si implementa una sequenza? È una funzione che va da 1 n del nostro insieme A. G. Perché? Perché la funzione ci dice al valore nella posizione 1 ci mettiamo l'elemento A piccolo, nella posizione 2 ci mettiamo l'elemento B piccolo, nella posizione 3 ci mettiamo ancora l'elemento A piccolo. E quindi abbiamo che qui possiamo distinguere non solo quante volte compare un elemento, ma anche dove sta. Allocare la memoria di un computer, la memoria è di solito vista in modo allora potete avere accesso casuale alla memoria, grazie al cielo, perché, se aveste solo accesso, seriale sarebbe un problema, ma la memoria può essere vista come una sequenza di elementi. Quindi voi dite: "La posizione 75, nel byte 75 c'è questo valore". Ora, quando noi rappresentiamo queste cose, il modo più semplice per ricordarsi le cose è che per un insieme noi abbiamo che ABC è uguale ad ACB ed è uguale anche ad ABBC insiemi. Sono sempre la stessa cosa. Per un sistema, abbiamo detto prima, ABC è uguale ad ACB, perché l'ordine non conta, ma è diverso da ABBC, perché qui B ha molteplicità 2. Per una sequenza sono tutti diversi. ABC è diverso da ACB, che è diverso da ABBC, che è anche diverso da ABC. Quindi la sequenza è quello che ci permette di distinguere meglio gli elementi che abbiamo. Ora, a questo punto
conviene anche definire una notazione che è comoda, che è dato un insieme A, definiamo A alla n uguale insieme di tutte le sequenze A1 a n piccolo, tali che AI sta in A. Uguale, se volete in termini più formali, l'insieme di tutte le funzioni f che vanno da 1 a n in A. Sì. In realtà quello che a noi interessa è sostanzialmente questa rappresentazione. Cioè una sequenza come una lista di elementi. A1 a n e di solito, anche perché non vogliamo complicarci troppo la vita, l'elemento nella posizione i lo indichiamo con la i. Ora, qui c'è una piccolissima osservazione anche qui metodologica, bla bla bla. A2 che cos'è? Allora, A2 è l'insieme di tutte gli AB, tali che A e B stanno in A. Se uso questa notazione. Ma A virgola B è anche una coppia ordinata che abbiamo definito in termini diversi. Cioè, se noi guardiamo formalmente, una sequenza è una funzione. Una coppia ordinata è un elemento che io ho definito formalmente come questa roba qui. Quindi a priori stiam parlando di 2 cose diverse. Però vale una cosa, che questo insieme qui, che in realtà viene introdotto dopo aver definito le funzioni e quindi anche dopo aver definito le coppie ordinate, e questo insieme qui, cioè A cartesiano A, hanno esattamente le stesse proprietà. Quindi io, senza farmi tanti problemi, dirò che A2 è A cartesiano A. Cioè se io devo calcolare A cartesiano A, non scrivo A2. Se scrivo A cartesiano A cartesiano A, questo sarebbe un insieme di coppie in cui il primo elemento è una coppia, il secondo elemento è un elemento. In realtà questo io lo vedo come A3, cioè l'insieme di tutte le terne ordinate del mio insieme. Formalmente sarebbero 2 cose diverse, perché addirittura in prodotto cartesiano, per come è definito formalmente, non è associativo. Perché cartesiano A, se volete, sono le coppie AB, virgola C, tali che ABC sta in A, mentre A cartesiano A sarebbero le coppie ABC, tali che ABC sta in A. E qui vedete che come insiemi son diversi. Però ai fini dell'algebra che studiamo in questo momento, è equivalente considerare l'uno piuttosto che l'altro. Cioè è equivalente perché quello che a noi interessa non è tanto come sono costruiti in termini di coppie, quanto che in tutti e 3, in tutti e 2 i casi, noi rappresentiamo essenzialmente una lista di 3 elementi di A. E quindi, anche se formalmente dovremmo stare attenti, uno può dire che ai fini delle operazioni che studieremo sono isomorfi. Questa è una parola che userò spesso. Cosa vuol dire isomorfi? Poi la definiremo anche rigorosamente, però è uno dei concetti importanti. Vuol dire si comportano allo stesso modo. E quindi quando noi dobbiamo lavorare con questi oggetti, che noi lavoriamo con l'uno piuttosto che con l'altro, non cambia nulla. Lavoriamo con quello con cui è più facile lavorare. E questa è un po' l'idea alla base. Ora,
Vedi, sì, farei un attimo, però è meglio che vada avanti 10 minuti, poi magari la faccio subito dopo la pausa. Ehm, una osservazione che forse ho fatto anche nella prima lezione, ma che cerco di fare spesso, perché secondo me aiuta anche lo studio, oltre che essere importante, è che, noi in matematica definiamo certe strutture, diamo certi assiomi perché vogliamo certe proprietà e vogliamo poter fare i conti su certi oggetti. Quindi un oggetto, in tema diciamo degli spazi vettoriali è appunto uno studio di queste strutture algebriche che son costruite a partire da dei campi. Ora, l'idea dello spazio vettoriale corrisponde a quell'idea che sicuramente in qualche modo avete visto anche a scuola superiore, di descrivere le operazioni fra, vettori liberi. Quindi o in fisica o in più probabile in fisica che in matematica, l'idea che cos'è un vettore? Un vettore fondamentalmente è una freccia, vettore, cioè è un qualche cosa per cui si possono distinguere 3 dati, diciamo, che sono la, direzione, inverso e lunghezza. Queste 3 informazioni adesso io sto facendo un discorso molto informale, però son quelle che ci identificano un vettore, visto proprio come una freccia nel piano o una cosa di questo genere. Quindi in particolare, se voi avete questo vettore è diverso da questo, perché hanno direzione diversa, pur avendo stessa lunghezza più o meno e, su un verso qui non si può neanche dire che cos'è, direzione diversa. Un altro è questo vettore e questo son diversi perché hanno verso differente e infine questo vettore è diverso da questo perché hanno lunghezza differente. Quindi le caratteristiche che uno prende da un vettore sono questi 3 proprietà, cioè queste 3 caratteristiche. Un'altra osservazione, sempre a livello di fisica o di come viene introdotto in fisica, oppure cioè guardate poi io la mia ultima, esposizione ai programmi della scuola superiore, risale a più di 30 anni fa, quindi io non so quanto sian cambiati negli ultimi anni o meno, però di solito si diceva un vettore rappresenta una forza, rappresenta ad esempio una cosa che è importante poter fare con un vettore sono anche 2 tipi di operazioni che si possono fare sui vettori, che sono la somma di vettori, quindi partiamo da un vettore, chiamiamolo A, e prendiamo più in vettore, chiamiamolo B, è uguale legge del parallelogramma, uno dice costruiamo il parallelogramma che ha fatto in questo modo, questo è A, questo è B, questo è, quindi questo qua è A, questo è B, e noi costruiamo questo vettore qui che sarà C, C, e abbiamo che C è uguale ad A più B. Quindi una somma di vettori viene descritta in termini, diciamo, puramente grafici. Visto il direttore di dipartimento là in fondo, vediamo se vuole magari passare a salutarvi o ecco.
Un'altra operazione che a noi interessa è un'operazione di prodotto per scalare. Cioè, dato un vettore, chiamiamolo pure ancora A, vogliamo che se noi moltiplichiamo in vettore alfa, dato un numero reale alfa e dato il nostro vettore A, vogliamo che, allora, alfa per A, vogliamo che ottenere allora, un vettore la cui lunghezza è alfa volte, allora se alfa maggiore di 0, un vettore che ha stessa direzione, stesso verso e lunghezza alfa volte la lunghezza di A. Se alfa è minore di 0, un vettore che ha verso opposto alfa rispetto a quello dato, stessa direzione e lunghezza meno alfa volte la lunghezza di A. Ok. E queste sono operazioni che noi abbiamo tendenzialmente sui vettori. Ok. Adesso facciamo un attimo di pausa, poi vediamo nel piano cartesiano come algebrizzare queste operazioni e dopo che abbiamo algebrizzate vediamo di trovare gli assiomi giusti per uno spazio vettoriale. Vi faccio una domanda. Siete tutti del primo anno? O qualcuno del secondo che ha seguito? No, chiedo, ma siete già tutti iscritti o qualcuno deve ancora finalizzare l'iscrizione? Sono il direttore del dipartimento, quindi in base ai numeri e per allocare poi i finanziamenti ai laboratori. Siccome appare che siete solo 67 in aula, mi sembra di più ad oggi. E quindi volevo fare questo check con la segreteria e per cui adesso vi stavo contando. Ma mi sembrate di più, quindi se mi vedete dopo che magari adesso non vi interrompo la vostra pausa, se non se poi passo e controllo quanti siete, faccio un progetto manuale non è stato fatto perché non è stato fatto, però mi piace farvi il benvenuto come direttore di dipartimento del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dove si colloca il vostro corso di laurea. E siccome è uno dei corsi in cui crediamo tanto, quello dell'ingegneria fisica e matematica, qua siete solo elettronica informatica? Voglio tutte e due i corsi. Ok, per quello che siete. Scusate, potete alzare la mano solo quelli che sono di ingegneria fisica e matematica? Non ce ne sono qua. Usate la gaffa. Che mi insegna anche solo a un corso. Questo è un di corsi. Elettronica informatica. Ho capito. Va bene. Usate la mia gaffa.
Denti al costo che si presenta. Comunque c'è molta fiducia anche in questo di Corsi. Perché non è allora allora ecco, una nota, può capitare che anch'io una volta arrivi a fare lezione e vi dica come abbiamo fatto nell'ultima lezione, l'ho fatta nell'altro corso, eh? Quindi se capitasse, segnalate. Un anno è capitato, sono andato avanti mezz'ora a dire, poi qualcuno finalmente ha detto, ma guardi che veramente noi questa cosa non abbiamo ancora vista. Ecco, quindi se capita, dite. Vediamo. Allora. Ah sì, un secondo, controlliamo qui. Ce n'è bisogno. Sì, prego. Chiudere. Ad esempio, quando parlavamo degli sì, gli elementi si iniziano a contare. Allora, nel caso di Z4 ci conviene quando c'è Z, perché? Perché sono classi di resti. Quindi i resti possibili, se le divide per 4, sono 0, 1, 2, 3. In teoria, lei dice, se io prendo 4, 4 uguale 0.
Quindi potrebbe benissimo fare 1, 2, 3, 4, non è più una classe di resti, 4. È come dire, pensi in Zeta 24. Zeta 24 è il gruppo additivo delle resti. Sì, perché lei fa sono le 23 più 2, che ora è l'una di notte. Certo. Allora, parliamo delle ore 24 o delle ore 00? Sì, vabbè, sui divieti di sosta a volte c'è scritto dalle ore... Allora, se uno scrive dalle ore 24 alle ore 00 vuol dire che il divieto di sosta non c'è mai. Se uno scrive, poi andate a spiegarlo voi al vigile o all'impiegato comunale. Se scrive dalle 0 alle 24 invece c'è 6. Però in teoria 24 coincide con 0. Quindi allora uno dovrebbe dire dalle 0 alle 23:59. Eccoci, perché però questo è. Poi ripeto, il fatto che una cosa sia matematicamente vera non vuol dire quindi questo lo premetto come ecco, però gli conviene partire da 0. Quando contiamo degli elementi, anche in n, io di solito in n ci voglio mettere lo 0 perché voglio un elemento lento per solo. Però se noi contiamo gli elementi partiamo da 1. Però diciamo 0, 1, 2. Quindi quando ci sono gli indici, anche lì pensi che tanti linguaggi di programmazione, allora circa la metà sono base 0, cioè gli array gli indicizzano con 0, sì, e l'altra metà gli indicizza con 1. Poi ce ne sono anche alcuni che consentono di indicizzarli partendo da 7. Cioè facendo un overloading delle funzioni, eccetera, eccetera, può partire con un indice arbitrario. Quello lo sconsiglio. Ecco, nel senso che ha un po' poco senso. Cioè, può esserci senso, però Un po' conveniente alla fine. sì, cioè sembra un po' confondere le idee per il gusto lì. Ecco, cioè quindi quando sono insiemi di indici di solito faccio 1, 2, 3. Anche qui una ennupla mi conviene partire da 1 e finire con la n. Potrei benissimo partire da 0 e finire con la n. Ad esempio, una cosa che si fa, forse poi dipende da se mi ricordo di starci attento oppure no, quando arriveremo a quella parte del corso. Noi abbiamo le coordinate affini, chiaro, che sono quelle virtuali, cartesiane, e poi si possono costruire delle coordinate diverse e qui si aggiunge una componente. Di solito, allora, le coordinate affini sono x1, x2, x7. La componente che si aggiunge si chiama x0, per dire è una cosa in più. Però anche abbiamo x7, cioè è una faccenda proprio di la cosa importante è che quantomeno io cerco di non fare confusione, perché è vero che è equivalente, però se uno usa due notazioni diverse vediamo un attimo. Quello che quindi tipo tutta la parte Z4. Allora, è opzionale, è solo per curiosità e informazioni, cioè per dire, guardate che oltre ai campi a cui siete abituati, ce ne sono anche altri. Ad esempio ci sono questi finiti. Altro esempio di campi, le funzioni razionali in una variabile, che fate tutte le frazioni di polinomio. Anche questo è un campo. Non è R, non è C, è un campo che ha grandi precedenze su R, serve. Sì, perché uno dice a un certo punto, invece che risolvere le equazioni dei numeri, risolvo delle equazioni da funzioni. E quindi la funzione poi io la posso usare per fare. Quindi il essenziale che cos'è? Che noi adesso vedremo il meccanismo di base è quello della somma grafica. Introduciamo le coordinate e vediamo come si comporta.
prodotte le coordinate, estraiamo le proprietà di queste. E questo è lo spazio vettoriale. A quel punto, l'idea è sempre questa, cioè non è che l'idea cambia. Però quello che succede è che noi possiamo lavorare anche con oggetti molto più complicati, usando esattamente lo stesso meccanismo. E a volte ci sono problemi in cui gli oggetti che ci servono sono così. Quindi il fatto di dire il meccanismo funziona sempre è quello che ci interessa. Sia campo o carico, se quello dice, ma se io penso in numeri reali come campo, va bene, sì, per le proprietà che vediamo, il campo di numeri reali va benissimo, va bene. Però non c'è solo lui. Questa è un po' l'idea. Quando ho letto che quando aveva scritto che Z4 aveva scritto che non era un campo Perché 2 per 2 fa 0. Ah, certo. In un campo 0, A per B uguale 0, se solo sia A è 0, B è 0. Ah, certo, è vero, perché vale la legge di cancellazione. Magari questo vale la pena. entrambe diverse da 0, quindi non è Oppure se lei guarda la riga di 2, si vede che il punto non compare mai. Perché 2 per 0 fa 0, 2 per 1 fa 2, 2 per 2 fa 0, 2 per 3 fa 6, diviso 4, resta 2. Quindi non puoi sempre. Ah, quindi c'è un rispetto a varie Esatto, ci manca quella proprietà. Cioè proprio è la proprietà che viene uno Z N con N. R6, il sistema, si basa proprio da questo. Cioè il fatto che non valga per il criptosistema è invece che essere qualcosa di no, invece di sì. Io adesso riprenderei, poi dopo magari non so, c'è una domanda veloce, vede a quanto è veloce. C'è un'altra perché questa bella cosa Perché se questa ma ad esempio sì, certo, però allora io rappresento come polinomio. Come polinomi, ad esempio il polinomio 2 che è x più 1, il polinomio 3 che è il polinomio 2 che è x, il polinomio 3 che è x più 1 fa x quadro più x. Divido per x quadro più x più 1 fa 1 e di qua quindi il mio 0, 1, 2, 3, 4, 3 per 3, x più 1 per x più 1, x alla seconda più x più 1. x alla seconda più allora no, x alla seconda più 2x 2x fa 0, Ok. quindi resta x alla seconda più 1, divide per il polinomio questo qui, Ok. resto x Resto x che è 2. e 2. basta. Ok. Grazie. Prego. x vale 0 perché x vale 2, quindi 2 per fare 0. Ah, no, è tutto legato sempre a... È sempre legato a quello. È sempre legato a questo è complicato. No, non è, cioè, quando si capisce non è complicato. Poi diciamo che non è ovvio capirlo, questo va detto. Cioè, no, ma guardate, cioè, il punto è cercare di capire come funziona. Poi si sente, cioè, poi chiedete, cioè, se la cosa non vi torna, appunto, siamo qui apposta. No, la tattica è guardarsi il video dove lei spiega le domande e lì c'è una strada. Se ce l'ho detto, guardate, io i video dico, se a qualcosa vi serve, lo metto volentieri. Nostra servono. Va bene, allora se servono va bene, ecco. Cioè nel senso, siccome la lezione deve essere la lezione prima. Però piuttosto che dire registro in qualche modo, cerco di che cosa avrà detto, cosa e se poi ho detto qualcosa di sbagliato chiedetemelo che lo correggo. Anzi. Quindi bene. Allora, benissimo. Allora, dicevamo, cioè, l'idea che noi abbiamo di spazio vettoriale nasce sostanzialmente dall'idea di somma di algebra fra virgolette delle frecce.
E dove dico prodotto per scalare definito in questo modo, a rigore uno lo può definire dicendo che 2A, ad esempio, io definisco 2A come A più A e mi viene, e questo è un vettore che ha lunghezza doppia 2A. Poi, ragionando in termini simili, cioè io posso dire un mezzo A è un vettore, chiamiamolo B, tale che 2B è uguale ad A, e quindi posso vedere di dividere per numeri razionali, e in questo modo uno può definire il prodotto di un vettore per un numero razionale. Se lo si vuol fare sempre in termini grafici, con i numeri reali è un po' più complicato, perché i numeri reali non li possiamo rappresentare come frazioni, però possiamo cercare di simulare il comportamento, diciamo, dei vettori rispetto, come si dice, rispetto dei limiti, e in particolare questo è importante perché se noi vogliamo definire la lunghezza, non questo è il vettore A, questo è il vettore B, e vogliamo in qualche modo associarci una lunghezza del vettore A più B, che sarà questo, A più B, sapete che se la lunghezza di A è 1 centimetro e quella di B è 1 centimetro, la lunghezza di A più B è radice di 2 centimetri. Quindi in qualche modo bisogna poter fare i conti anche con i numeri reali, se vogliamo avere una nozione di lunghezza sensata. Ora, però, il problema qual è? Che se i vettori fossero solo frecce, ogni volta che noi dobbiamo fare delle operazioni su queste frecce, siamo costretti a disegnare, a saper disegnare anche bene. Cioè, in che non è un problema, cioè, pensate che prima della introduzione anche dei calcolatori in modo massiccio, molti conti, molti calcoli, anche a livello di soprattutto io sto pensando a livello di ingegneria civile, di strutture, venivan fatti in modo grafico. Cioè, l'idea è, io faccio un disegno che rappresenta la combinazione delle forze che agisce su una determinata struttura, eseguo le operazioni su un disegno tracciando parallele piuttosto che trasportando delle frecce, e guardo cosa viene fuori. Non è sbagliato, perché funziona. È quella l'idea a cui si parte. Però onestamente in dover utilizzare tutto un sistema grafico per lavorare sulle frecce quando si può fare in modo più semplice è un po' poco pratico. L'idea qual è? L'idea, anche qui, noi vedremo nella parte di geometria come fare a introdurre la geometria cartesiana e poi la geometria analitica, però io do per scontato che un po' di familiarità con piano cartesiano dalla terza superiore almeno l'abbiate. Quindi io in questo momento, notate anche che questa mia discussione di questo momento è proprio per introdurre la nozione di spazio vettoriale, non è per dare una definizione rigorosa, quella viene dopo, ma la definizione viene quando abbiamo capito che cosa vogliamo fare. Allora, ci mettiamo nel piano cartesiano. Una freccia centrata nell'origine, da che cosa è determinata? Una freccia centrata nell'origine è determinata esattamente da dove si trova la sua punta. Quindi, se questo è il mio vettore, io posso descrivere il mio vettore, supposto che sia centrato nell'origine, semplicemente dando due valori, due numeri reali, quindi AB che appartiene ad R. Questo lo chiamerò il vettore A. Adesso posso prendere un altro vettore e voglio sommare, sempre descritto da due numeri reali, ad esempio facciamo questo qui, e anche lui sarà descritto da due coordinate, chiamiamolo B, questo vettore sarà descritto da due coordinate CD. Vogliamo fare la somma di questi due vettori. Possiamo fare la somma in modo grafico,
perché questo è quello a cui siamo abituati. Quindi uno dice faccio una parallela per CD al vettore AB, faccio una parallela per AB al vettore CD e il vettore somma sarà in vettore, vediamo di usare un colore diverso se ce l'ho, boh, speriamo che si veda, proviamo questo, sarà questo vettore qui che avrà coordinate, chiamiamole xy, e sarà c uguale xy che è uguale ad A più B. Quindi le coordinate del mio vettore saranno due numeri. Che numeri sono? Cioè, questa è la domanda che uno si pone. Che numeri sono? Beh, però noi possiamo fare i conti. Siamo nel piano cartesiano, quindi possiamo fare i conti. Cosa facciamo? Prendiamo una retta R, retta per AB parallela a CD, e questa retta che equazione ha? X meno A fratto C uguale Y meno B fratto D. Una retta S, retta per CD parallela ad AB. Notate che avendo messo tutto nell'origine, le formule sono particolarmente semplici, però e questa avrà equazione x meno c fratto a uguale y meno d fratto b. E adesso, date queste due rette, le intersechiamo. Ne intersechiamo, che vuol dire intersechiamo risolvendo il sistema in due equazioni nelle incognite x e y. Ora, io per risolvere questo sistema adesso faccio una cosa che sconsiglio fortemente di fare in generale, però funziona, quindi la posso anche, che è quella che io adesso faccio finta che C e D siano diversi da 0, divido per un po' di roba facendo finta che tutto si possa fare. In realtà quello che succede è che anche quando uno di quei parametri è 0, le equazioni finali vanno bene, però questo andrebbe verificato. Quindi, nel momento in cui io faccio questi conti, sì, li faccio in modo, aperte virgolette, un po' allegro. Cioè, da questa equazione io deduco che deve essere x uguale y meno b fratto d per c più a. E da questa scrivo x uguale y meno d fratto b per a più c. Dice sì, se A è diverso da 0. In questo caso, se C è diverso da 0, questo, facciamo finta che lo siano. Adesso queste due quantità io le eguagno e scrivo, allora, y meno b fratto d per C più A uguale y meno d fratto b per A. C. Moltiplico tutto per dB, così ancora in modo, ripeto, sempre molto allegro, ma y meno b per cb, cb, sì, più a per d per b, uguale
y meno d per a d più c a b. Scusate, più cbd. Certo, certo. E ancora raccolgo y, mi viene y per cb meno ad uguale, adesso tutto dall'altra parte, a db no, meno adb più cbd meno a d più b c b. E qui uno osserva che qui si può raccogliere cb meno ad e quello che viene fuori è c più d. Cioè, supposto che non si siano fatte, che tutti i conti che si sono fatti siano possibili, e anche qui, supposto che CB meno AD sia diverso da 0, perché CB meno AD diverso da 0, otteniamo Y uguale C più D. E similmente, adesso che abbiamo Y, uno può ricavare X, otteniamo che Y deve essere uguale a C più D. B più D, B più D, B più D. Ho sbagliato a raccogliere. B più D. B più D. Ho sbagliato a raccogliere. E X uguale A più C. Cioè, nelle ipotesi in cui ci siamo messi, e qui va insistito una cosa, noi abbiamo che la somma dei vettori AB più CD è uguale A più C B più D. È la somma componente per componente. Ok, e questa vale almeno nell'ipotesi in cui ci siamo messi, cioè che tutte le divisioni che abbiamo fatto fossero fattibili. Potete farlo se volete come esercizio, se no vi dico fidatevi, potete vedere che quando anche alcune delle componenti sono nulle, ad esempio voi state sommando il vettore A0 col vettore 0D, vi viene esattamente la stessa cosa. Cioè vi viene esattamente la stessa formula. Quindi in particolare abbiamo questa legge, tra virgolette, che ci interessa. La somma di due vettori si fa in componenti, sommando componente per componente. E in prodotto per scalare? Beh, il prodotto per scalare noi vogliamo definirlo di modo tale che innanzitutto meno 1 per AB sia in vettore che ha lo stesso verso, la stessa direzione di AB verso opposto. Cioè deve essere in vettore, chiamiamolo meno A. Cioè è in vettore, se questo è A, questo è meno A, che sommato ad A deve fare 0. Ma questo cosa vuol dire? Vettore che sommato ad A deve fare 0, vuol dire che x più y più AB deve essere 0, 0, e quindi x è uguale a meno A, y è uguale a meno B. Quindi in particolare moltiplicare per un numero negativo per meno 1, cambiare inverso vuol dire cambiare il segno. E se noi moltiplichiamo per un numero,
Allora, vediamo cosa succede moltiplicando per un numero intero, perché quello è facile da vedere. Allora, se io prendo in vettore 2 per il vettore rappresentato da AB, deve essere uguale a un vettore AB più AB. E quindi anche qui, se sommare un vettore, moltiplicarlo per 2 vuol dire sommarlo a se stesso, questo vuol dire che questo è in vettore 2A, 2B. E vedete che questo vale per tutti i numeri interi. Poi vale per tutte le frazioni, quindi tanto vale definire in prodotto per scalare, diciamo che alfa per il vettore AB, a questo punto lo definiamo come in vettore alfa A, alfa B. E questa è un'altra proprietà che a noi interessa. Cioè noi siamo arrivati a questa definizione, cioè questa e questa, una prima proprio dalle leggi di somma. Abbiamo calcolato. La seconda abbiamo detto, beh, rispetto ai numeri interi si comporta bene, rispetto ai razionali si comporta bene, se passiamo al limite vogliamo che essenzialmente un limite su alfa all'esterno si trasformi in un limite qui dentro, quindi definiamola pure per i numeri reali, che ci sembra che vada bene. Perché fare radice di 2 volte la somma di un vettore con se stesso, se no non è ben definito. Quindi lo facciamo anche ci sembra la formula più semplice. Ora, questa struttura è in prototipo dello spazio vettoriale. Cioè adesso quello che noi daremo saranno degli assiomi che ci descrivono un comportamento di questo genere. Non solo, si può far vedere che ogni spazio, e questo lo faremo vedere, non penso oggi, perché c'è un pezzo di corso da fare per avere gli strumenti per dimostrarlo, che ogni spazio vettoriale di dimensione finita, quelli che noi studiamo in questo corso sono spazi vettoriali di dimensione finita, lo dico subito, dimensione infinita o analisi 2 o analisi 3, uno dei due corsi. Quindi per un po' di tempo sono tutti di dimensione finita. Ecco, si comporta esattamente come questo. Cioè noi faremo vedere che se noi prendiamo k alla n, cioè n-tuple, e definiamo una somma e un prodotto per scalare in questo modo, non solo abbiamo un esempio di spazio vettoriale, ma ogni spazio vettoriale di dimensione finita si comporta come uno dei k alla n. Quindi che noi stiamo sommando frecce, che noi stiamo sommando il fatto di aver ottenuto queste regole, non è stato un caso. Abbiamo scelto bene le cose che stavamo facendo e abbiamo ottenuto queste regole. Ma è proprio intrinseco nella struttura che noi vogliamo. Quindi adesso diamo regole, fra virgolette, di uno spazio vettoriale. Notate che lo spazio vettoriale su un campo reale o su un campo razionale, anche su un campo complesso, un po' più difficile da disegnare, ma ha le regole che abbiamo detto, cioè si può disegnare. Uno spazio vettoriale su un campo finito non si riesce a disegnarlo. Cioè lì parlare di lunghezza di vettori effettivamente non si può. Però la struttura è la stessa. E quindi nelle operazioni di base, noi dici, il prodotto per scalare corrisponde a cambiare la lunghezza di un vettore. Su un campo finito no, perché la nozione di lunghezza non è ben definita. Però tutto sommato le trasformazioni che abbiamo sono esattamente di questo tipo e quindi possiamo stare relativamente tranquilli. Quindi adesso che abbiamo un esempio, vediamo quali sono le regole che ci servono. Allora, quindi sia definizione, questa è definizione, sia allora k più per un campo. Allora, uno spazio vettoriale, spazio vettoriale
V di K sul campo K è una struttura algebrica V più, facciamo un più segnato adesso, tale che, e qui abbiamo gli assiomi. Prima cosa, V più è un gruppo commutativo. Allora, l'operazione di più è la somma di vettori. Gli elementi di V sono detti vettori, di V vettori, più somma di vettori. E questa è la prima cosa che chiediamo. 2. Esiste una funzione. Anche qui al momento io la indico con per con un cappuccio, poi la indicherò con per e basta, però almeno la prima volta mi tocca fare così, che va dal nostro campo K per V, quindi prende un numero e un vettore e ci dà un vettore, tale che innanzitutto 1 per V è uguale a V per ogni vettore V. Moltiplicare un vettore per 1 non lo cambia. Questa è la prima cosa che deve fare. Vabbè, uno dice, allora moltiplicare per 1 dovrebbe essere stessa lunghezza, stesso verso, stessa direzione, quindi ci sta bene. 2, allora per ogni alfa e beta che stanno nel campo K, alfa più beta moltiplicato per V è la somma di alfa per V più il vettore beta per V. E similmente C per ogni U e V che appartengono a V, due punti, alfa per U più V è uguale ad alfa per U più alfa per V. Cioè, se io sommo, adesso poi ne interpretiamo. Questo vi dice, se io sommo due numeri e li moltiplico per un vettore, è la stessa cosa che moltiplicare in vettore per il primo numero e sommarlo a un vettore moltiplicato per il secondo. Anche questo è ragionevole. La terza, se io moltiplico la somma di due vettori per un numero, è come sommare il prodotto del vettore per il primo vettore per il numero, con il prodotto del vettore per il secondo numero. D, per finire, per ogni alfa e beta che stanno in K e per ogni V che sta in V, alfa per beta tutto quanto per il vettore V è uguale ad alfa per il vettore beta per il vettore V. Cioè anche qui moltiplicare due numeri e poi moltiplicare un vettore per quel prodotto è come moltiplicare il vettore per il primo numero e poi moltiplicarlo per il secondo. Allora, hanno dei nomi, questa la prima è detta unitarietà. Sì, difatti B e C sono dette pseudo-distributive, perché non sono distributive, perché cambiano operazione, però pseudo-distributive. E la D pseudo-associativa. Una specie di proprietà associativa, sì. Pseudo-associativa. Tutte proprietà
ragionevoli. Ragionevoli nel senso che, per quello che abbiamo detto, sono più o meno quello che uno s'attende che accada. Vediamo se succedono nel nostro spazio vettoriale che abbiamo visto prima. Cioè vediamo se succedono, se si verificano, nello spazio vettoriale che adesso io chiamerò R2, uguale all'insieme delle coppie AB, tali che A e B stanno in R, e con la somma AB, somma di vettori CD uguale A più C, B più D, e alfa per AB uguale alfa A, alfa B. Ecco, una nota qui. Io qui indico la somma di vettori con un simbolo diverso rispetto alla somma di numeri, perché sono due operazioni diverse. In pratica userò sempre più per la somma di vettori e in puntino per il prodotto di un vettore per scalare. Però la prima volta che uno ne vede deve essere rigoroso e distinguere fra le due cose. La seconda volta il rigore rischia di diventare pedanteria e quindi a quel punto uno dice, anche perché è chiaro da un tipo di dato che stiamo gestendo se stiamo sommando numeri o se stiamo sommando liste. Allora, verifichiamole. Innanzitutto, vabbè, che sia un gruppo abeliano, allora, innanzitutto 1 R2 più gruppo abeliano. Allora, 0, 0 appartiene a R2. Ecco, guardate, quello che sto facendo adesso, i prossimi quarto d'ora, quello che è una parte, sono conti noiosi, anche questi. Una volta nella vita almeno dovete vederli, sono conti noiosi. Non c'è nulla di particolarmente profondo, però giusto per essere sicuri. Allora, AB più 0, 0 uguale A più 0, B più 0 uguale a B, 0, 0 più AB è uguale 0 più A, 0 più B uguale a B. Quindi l'elemento neutro c'è e intanto è la prima. 1. 2. Se AB sta in R2, allora meno A meno B sta in R2 e AB più meno A meno B uguale A meno B, A meno B uguale 0, 0. E similmente se faccio meno A meno B più AB uguale 0, 0. Una proprietà associativa, anche quella sì, dimostriamola, per ogni AB, CD e F appartenenti a R2, AB più, e qui mettiamoci in segno, CD più EF uguale AB più C più E D più F uguale A più C più E B più D più F uguale A più C più E B più D più F uguale, andando avanti, allora A più C virgola B più D tutto quanto più EF uguale, guardate, A virgola B più CD tutto quanto più EF. E quindi R più è un gruppo
poi potevo far vedere anche che era abeliano da subito, ma mi sarei risparmiato anche dei conti. Ma AB più CD uguale A più C B più D, che è uguale a C più A D più B uguale CD più. Quindi, che sia un gruppo abeliano, ci siamo. Adesso vediamo di fare nell'ordine in cui le ho date prima. 2, quindi. Sì, ma cioè questa, ripeto, fate pure a meno di copiare sto conti, nel senso che sperando che non butti via i fogli come l'altra volta, però alla fine, ripeto, è proprio una verifica che tutto quanto funziona come dovrebbe. Adesso verifichiamo che 1 per AB è uguale a 1 per A, 1 per B è uguale ad AB. Quindi, sì, sì, sì. Oh! A meno A, B meno B. Sì. Sì, 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 sì. A meno A, B meno B, per carità, è giusto. Sì. Che queste cose sono talmente, ripeto, son talmente che uno poi sapendo anche dove vuole andare a parare scusate, aveva ragione. Ecco. Allora, quindi 2A, 1 per AB ce la lascio uguale, quindi questa va bene. Queste sono leggermente più interessanti da verificare, ma leggermente. 2B, allora facciamo alfa più beta, pallino AB è uguale ad alfa più beta A, alfa più beta B, che è uguale, possiamo scrivere anche questo, guardate, alfa A più beta A, alfa B più beta B, che è uguale ad alfa A, alfa B più beta A, beta B, che è uguale a che cosa? Alfa per AB più beta per AB. E quindi la 2B vale, e le altre andiamo avanti, ripeto. Ecco, 2C era quella con i due vettori, 2C alfa per, allora, AB somma CD uguale alfa per A più C B più D uguale, porto dentro, quindi alfa A più C alfa B più D uguale alfa A più alfa C alfa B più alfa D uguale, uguale, adesso spezzo, cosa devo fare? Alfa A alfa B più alfa C alfa D uguale alfa per AB più alfa per CD. Adesso l'ultima, e poi finalmente è fatta e uno non ci pensa più, ripeto. Allora, alfa beta per AB uguale alfa beta
A alfa beta B per le solite regole, uguale alfa beta A per associativa alfa beta B uguale alfa per beta A beta B uguale alfa per beta per AB. E questo finalmente ci dice che abbiamo uno spazio vettoriale. Conti meccanici, noiosi, lunghi e proni anche a essere sbagliati. Però siamo arrivati in fondo, non li facciamo più. Ora, un'osservazione da fare, però ci sono subito due osservazioni. Osservazione 1, i conti non dipendono dal fatto che stiamo usando R. Bastano le proprietà di campo. Se voi riguardate tutti questi conti, ripeto, noiosi perché però una volta nella vita voi dovete vederli, il problema è che io li vedo 2 volte all'anno, quindi quello è. Vedete, questi conti non usiamo da nessuna parte le proprietà dei numeri reali. Non usiamo da nessuna parte il fatto che l'insieme dei numeri reali sia completo, non usiamo da nessuna parte il fatto che si possono ordinare i numeri reali. Le uniche proprietà che abbiamo usato sono le proprietà distributive e associative e quella del fatto che la somma è un gruppo. Quindi, in un certo senso, abbiamo che k al quadrato con somma e prodotto, chiamiamoli componente per componente, è uno spazio vettoriale su K. Quindi, in realtà, abbiamo subito una generalizzazione, però, che è quella che mi dice posso prendere un campo arbitrario invece che solo in campo reale. Altra osservazione 2, la stessa dimostrazione funziona se prendiamo k alla n con operazioni componente per componente. Cioè, fondamentalmente, invece che fare la somma di coppie, noi ci mettiamo in k alla n e indichiamo direttamente con più, dove io definisco A1 AN più B1 BN uguale A1 più B1 AN più BN e con prodotto per scalare che va da K cartesiano K alla N in K alla N che manda alfa per A1 AN in alfa A1 alfa AN. Quindi questa è la seconda generalizzazione. Cioè la prima è che il campo tutto sommato non conta, cioè purché sia un campo, la dimostrazione funziona. La seconda che se invece che farlo su coppie di elementi avessi scritto tutto su terne, quaterne, quello che vogliamo, n diciamo maggiore di 0, perché se no k alla 0 non so cosa sia,
allora funzionerebbe tutto allo stesso modo. Ora, perché si fa la stessa cosa, componente per componente. Quindi abbiamo due generalizzazioni. Il nostro modello di inizio funzionava, adesso abbiamo questo caso particolare. Quello che è tutt'altro che ovvio e che dimostreremo è che non solo questo è il primo esempio di spazio vettoriale che uno vede, ma tutti gli spazi vettoriali di dimensione finita si possono rappresentare in termini di questa struttura qui. Cioè, quando voi avete uno spazio vettoriale, adesso farò ancora pausa e poi faremo qualche esempio, però e poi finiamo comunque prima, nel senso che oggi abbiamo 3 ore, ma almeno sì, oddio, andare a pranzo con quest'acqua uno dice si può anche stare in aula, però non è un buon motivo per esagerare, ecco. Diciamo, quelli che tutti gli spazi vettoriali, gli esempi che vedremo, si possono ricondurre a un qualche cosa di questo tipo, quasi tutti, quelli di dimensione finita. E questo è importante, perché quando voi dovete implementare uno spazio vettoriale, vi mettete a lavorare in questo ambito. Sì? Alla N? Sì, perché il prodotto va da un campo per spazio vettoriale nello spazio vettoriale. Quindi alfa è un elemento di K e A1 a n è un elemento di K alla n. Cioè, sì, 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 cioè perché prendiamo un numero, ecco, una nota, l'alfa appartenente a K è detto scalare e il vettore, e questo è detto vettore. Cioè, gli scalari sono quelli per cui noi moltiplichiamo, perché nell'esempio di R2 sono quelli che ci danno il fattore di scala, scusate, di scala, quindi raddoppiamo se moltiplichiamo per 2, triplichiamo se in generale si comportano a quel modo lì. Cioè ecco, diciamo no, no, se no, la domanda è giusta, però ed è giusto anche spiegare perché no. Perché in uno spazio vettoriale noi non abbiamo il prodotto. Addirittura noi arriviamo a certe situazioni in cui non si può proprio definire un prodotto su certi insiemi. Cioè, se io prendo R2, e qui lo faremo vedere, io su R2 posso definire un prodotto di vettori che mi dà come risultato ancora un campo. Lo posso dotare, è una struttura di C. C come spazio vettoriale sui reali si vede uno spazio vettoriale di dimensione 2 si può fare. Poi dice va bene, ci siamo riusciti con R2, quanto sarà difficile farlo con R4, ad esempio. Allora, con R4 uno può fare un po' di fatica, un po' più di fatica, e riesce a far vedere che riesce a definire un prodotto che però non è commutativo. In realtà uno dice: "Ma per gli spazi vettoriali la commutativa non l'abbiamo mai usata nel prodotto", è vero. Quindi ancora ce la caviamo. Uno dice: "E R8?" Quelli dispari proprio li scartiamo a priori. In R8 perdiamo la proprietà associativa. E sopra R8 fine. Non si può proprio definire. Cioè, perché le uniche algebre, cioè quindi non sono più division che ammettono una possibilità di divisione che contengono R, sono insieme i numeri complessi C, i quaternioni, che è un'algebra non commutativa, però va ancora bene, e poi si possono definire anche gli ottonioni in cui perdiamo pure la proprietà associativa. Ma altre non ce ne sono e quindi
cioè di dimensione finita. Dimensione infinita, uno prende un'estensione trascendente di R ed è a posto. Magari farò un esempio, così, giusto per sapere che esistono. Però ecco, cioè, no, neanche analisi 2 questo. Dopo, più avanti. Cioè questo potrebbe essere un corso, che ne so, un algebra 3, un algebra 4, che però non c'è. Cioè, però è per dire che a volte certe operazioni uno dice: "Perché non posso definirne? Che male c'è?" Capire che cosa succede effettivamente è tutt'altro che facile. Però ed è parte, se volete, anche dello studio di proprio la matematica astratta, perché dove uno vuole, capire perché io non posso definire un campo, non posso definire una struttura di campo in uno spazio vettoriale che ha dimensione 3 su R. Cos'è che me lo vieta? Qualcosa qualcosa c'è, diciamo. Va bene, pausa. Decisamente pausa. Sì, sì, sì. Sì, 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 se vuole, comunque queste cose io, sperando di non perderli, li metto in rete, ecco. Però faccia pure. Quello che serve. Così evito di dover riscrivere le cose, anch'io. Allora. No, ripeto, quelli lì son proprio conti di noia. Grazie mille. Prego. Allora. Un quarto d'ora fino a sì, va bene, sì. Sì, sì. Cioè no, nel senso che comunque abbiamo 3 ore oggi, quindi anche se facciamo un po' di pausa in più, abbiamo cioè c'è sostanzialmente 1 ora in più che abbiamo a disposizione, quindi tanto vale fare le cose un po' più rilassate. Prego. E poi ricorda prima che mi è venuta riguardo x a seconda. Quando ho detto che x a seconda più x, prima che x a seconda più x più 1, io fatto l'altro, facesse 1. No, fa 1 come quoziente, più 1 come resto. Ah, perché? L'algoritmo della divisione. Quoziente. Allora, l'algoritmo della divisione dei polinomi. No, ma chiede giustamente. No, perché comunque Allora, lei dice: io ho x alla seconda più 1 diviso x alla seconda più x più 1. Allora, il teorema della divisione con resto. ok. Cosa mi dice? Mi dice che esiste un unico polinomio p di x, appartenente in questo caso nel nostro campo che è k di x, e r di x, appartenente sempre a k di x, con grado di r di x strettamente minore di 2, tali che allora in realtà non è unico perché si può no, è unico questo, no, è unico perché tali che allora x alla seconda più 1 è uguale a x quadro più x più 1 per p di x più r di x. Allora, come facciamo? Ci serve innanzitutto che in termine questo per p di x deve darci il termine di grado massimo. Il termine di grado massimo ce lo dà quando prendo p di x uguale a 1. Quindi p di x è uguale a 1. E quindi io ottengo x quadro più 1 è uguale a x quadro più x più 1 per 1 più r di x. E questo deve avere grado strettamente minore di 2. Allora cosa faccio? Porto questo da sinistra a destra.
ma osserviamo che in Z2, adesso qui K è uguale a Z2, meno 1 è uguale a più 1. Quindi quando porto di là io ottengo x quadro più 1 più x quadro più x più 1 uguale a r di x. Questi si cancellano, quindi mi resta questo uguale a 1. Certo, perché no, abbiamo arrivato al punto che meno 1 fosse uguale a 1 perché stiamo parlando Allora, il problema è che in Z2 vale questo. Se fossimo in Z3, lì è diverso, perché se fosse Z3, allora il meno 1 è diverso da più 1. Certo, perché Bisogna fare dei conti diversi. ma scusi, perché in negativo? Per esempio abbiamo 0, 1, 2, ma in negativo funziona 0, 1, 2 oppure 0, 2, 1? Perché Non sono ordinati. sono I ordinati. campi finiti non si possono ordinare. Cioè, mentre il campo razionale Ok, si può ordinare e c'è un ordine che è compatibile con il ok, prodotto, ok. un campo finito non può essere ordinato in modo compatibile con il prodotto. Quindi esempio come diceva lei Z3, come che avremmo... Z3, allora, vediamo cosa succede in Z3. Allora, in Z3 quali sono le operazioni che abbiamo? Vediamole, perché così uno... Allora, 0, 1, 2, 0, 1, 2. La somma. Allora, più 0 non abbiamo problemi. 1 più 1 fa 2. 2 più 1 fa 3. Diviso 3 resta 0. 2 più 1 fa questo e 2 più 2 fa 4, diviso 3 resta 1. Quindi in questo caso noi abbiamo che 2 è uguale a meno 1. Meno 1, perché 2 più 1 fa 0. 2 più 1 fa 0 e quindi 2 è uguale a meno 1. Perché meno 1 più 1 fa... Ah, perché deve essere un campo. Deve essere un campo. Il prodotto, allora 0, 1, 2, 0, 1, 2, per 0 tutto fa 0, per 1 resta uguale, 2 per 2 fa 4, 1. E difatti quindi l'inverso di 2, un mezzo, in questo campo, è uguale, in questo caso, a che cosa? A un mezzo, a 2. Perché 2 per 2 fa 1. Perché 2 per 2 fa... Eh, Certo, quindi viene guarda... fuori quello. certo, no, stavo... Poi uno potrebbe dire, facciamo lo stesso trucco che abbiamo fatto prima, cioè di costruire Z9. Ok. Allora, Z9, che cosa ci serve? Dobbiamo partire da Z3, polinomi in Z3, e ci serve un polinomio irriducibile su Z3, cioè un polinomio di grado 2 irriducibile su Z3. Allora, x quadro ci va bene, però vediamo un attimo. Un polinomio di grado 2 è irriducibile se e solo se non ha radici. Ok. Grado 3 pure, grado 4 il criterio è diverso, però grado 2 va bene. Allora, qui dobbiamo metterci sicuramente un più 1, perché se no 0 è radice. Allora a questo punto, vediamo che coefficiente dobbiamo mettere a x. Ecco, se no, non c'è in delta, perché non possiamo numerarli. Certo. Allora, vediamo. Questo qui, se io metto un posto di x in valore 1, fa 1 più 1 più 1 che fa 3, quindi non va bene. Ok. Certo. Proviamo a mettere 2x e vediamo se ci sono radici. Tanto ne abbiamo poche a provare. Allora, questo qua è il mio p di x. Allora, p di 0 fa 1. P di 1 fa 2 più 2 fa 4 uguale a 1 che è diverso da 0. Poi P di 2, sono solo 3 gli elementi, fa 4 più 4 più 1. 4 più 4, allora, giusto? 4 più 4 fa 8, fa 9, quindi non va bene neanche questo. Allora, proviamo a fare più 2. No. Proviamo a fare x quadro più 2x più 2. Vediamo se ci va bene. Allora, q di x. Vediamo. P di 0, q di 0 fa 0. Fa, scusi, 2, che è diverso da 0. Q di 1 fa 2 più 1, 3, più 2, 5, che è uguale a 2, diverso da 0. E Q di 2 fa, allora abbiamo detto 4 più 4 più 2, quindi fa 10,
che è uguale a 1 diverso da 0. Ok, Quindi questo polinomio qui ci va bene. ok. Ok. Allora, adesso che cosa facciamo? Costruiamo il nostro campo prendendo come elementi tutti i polinomi che hanno grado al più 1 Ok. in Z3. Quindi 0, 1, 2, poi x più 1, x più 2, 2x, 2x più 1, 2x più 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono giusti. E adesso proviamo a moltiplicarli. Cioè adesso no, non scrivo tutta la tabella perché sennò sono 81 e parte. Però, ad esempio, se io voglio fare x più 2 per 2x più 2, Ok. faccio il prodotto dei polinomi. Quindi questo qui mi fa 2x quadro più 2x più 4x più 4. Per semplificarmi la vita, questo è uguale a 2x quadro più, se non ho fatto errori, 6x più 4. Adesso riduco modulo 3, Ok. perché 6 è uguale a 0 e 4 è uguale a 1. Certo. Quindi, Quindi questo è uguale a 2x quadro ok. più 1. Ok. Adesso non ho finito, devo dividere, perché non è uno di quegli elementi lì. Divido per, ho detto, x quadro più 2x più 2, per questo qua. Quindi ottengo che 2x quadro più 2 più 1 è uguale a x quadro più 2x più 2, allora per 2, perché è l'unica possibilità che ho, più r di x. Quindi r di x è uguale a 4x quadro più 4x più 4 meno 2x quadro, no scusi, 2x quadro, 2x quadro, Due, scusi. e questo per 2 fa 2x quadro più 4x più Ok, 1, ha scomposto tutto. sì, meno 2x quadro meno 1. Questo è uguale a 4x Ah, ok. più 4 meno 1, riduco ancora a modulo 3 e questo è uguale a x. Meno uno. Ok. Perché 4x è uguale a x e 4 meno 1 fa 3 1 meno 1, quindi sì, certo. e quindi fa 3. E quindi questo è quello che mi viene. Ah, ok, quindi quello lì è il resto. Ah, e quindi nella E questo, andrebbe nella lì. tabella ci va x. Ah, ok. Quindi questo, il prodotto di questi due elementi è questo elemento qui. E tutti gli altri si fanno allo stesso modo. Sì, sì. Per 0 e per 1 facciamo in fretta. Per 2 si fa in fretta anche lì perché si tratta di cambiare il segno. Dove c'è 1 si mette 2 e dove c'è 2 si mette 1. Ah, certo, perché E quindi e gli altri bisogna fare. Cioè, o meglio, si programma il computer per fare il conto, che è la soluzione, diciamo, più pratica. Però ecco, funziona sempre allo stesso modo. Se avessi usato questo di polinomio, sì. ci sarebbe stato un problema. Perché se avessi usato questo, io ho osservato che questo polinomio qui ammette come radice 2. Quindi questo qui in realtà è proprio x più 1 al quadrato. E difatti, sì, scusi, x più 1 quadro più 2x più 1 ci potevamo arrivare anche prima. Ecco. Allora, cosa succede? Se lei dice moltiplico un elemento x più 1 per se stesso, rispetto a questo, ottiene lui, Certo. resto 0. Ah, No, non vale più la legge di cancellazione del prodotto. scusi, perché il resto non può essere... Se il resto è 0, perché lei dice x più 1 per x più 1, il resto fa 0, vuol dire che io sto moltiplicando per sé un elemento e questo mi fa 0. Ma questo qui è diverso da 0. Non è più un campo E perché... quindi non è più un campo. Quindi gira tutto intorno al fatto che deve essere un campo. Esatto. Esatto.
tutto su quello. Cioè, il teorema dice se questo è irriducibile è un campo, se è riducibile non è un campo, cioè proprio è un se solo se, non è un... Perché vuol dire che c'è un resto, quindi che... Allora, se è riducibile vuol dire che ci sono due elementi nel suo oggetto, nel suo anello, perché non è un campo né un anello, il cui prodotto fa 0, ma nessuno dei due è 0, e quindi non può essere un campo. Questo. Fare una domanda io. Certo. Volevo chiederle come prima non sono riuscito a copiare tutta la parte di dimostrazione del... Ma tutti i conti? Esatto. Volevo sapere, ma cioè, sono andato a sapere a No, memoria quelli... ma no, per carità, per carità, No, perché non... a memoria cioè, no, nel senso, non avevo finito di a copiare. memoria proprio No, no, nel senso, a memoria. cioè avere l'idea che a partire dalle proprietà associativa e Sì, sì. distributiva del campo noi dimostriamo la pseudo-associativa e la pseudo-distributiva, Va bene. punto. Poi tutt'al più Cioè, potrebbe essere una domanda... mi scriva quei conti, poi dopo l'esame, poi dopo stai 20 minuti a scrivere i conti per fare... No, cioè, allora, la cosa importante, cioè, è capire che cosa c'è dietro a quei conti. Sì, va bene. Cioè, sapere che questi conti ci dicono che, ad esempio, una pseudo distributiva, com'è che si dimostra? In funzione della distributiva, perché in ogni componente vale la distributiva. Una pseudo associativa, da che cosa viene? Viene dal fatto che su ogni componente vale un'associativa. Ma qua praticamente ha fatto la distributiva prima su A e poi su B. Sì. Ah, ok, basta. È solo quello. Sì, ok. E se lei si ricorda quello, Basta. tutti i conti li rifà. Cioè, li rifà, se vuole rifarli. Sì, Ecco. ho capito. Però, cioè, il concetto è questa proprietà si dimostra ragionando componente per componente. Punto. Sì, sì, è quello. Cioè, difatti è per quello che dico, sono conti lunghi, noiosi, Sì. e che uno li vede una volta nella vita perché dice mi danno un'idea del fatto che in teoria dovrei fare tutto. In pratica conosco le proprietà del campo e ne scarico sulle proprietà del campo. Quindi ecco, cioè in quel senso uno dice sono pagine di conti, ma non c'è nulla di profondo. La cosa profonda è ragiono componente per componente. Sì, va bene. Sulla componente valgono associativa e distributiva, perché valgono nel campo, e quindi valgono su tutta la lista pseudo associativa e pseudo distributiva. Volevo chiedere anche un'altra cosa, perché comunque insieme al mio amico eravamo lì vicino. No, va bene. Quando lei alla fine ha fatto un K all'N con N intende le dimensioni del... Sì, Okay. la lunghezza della lista. Ah, ok. Cioè, ecco, se la lista è lunga 1, Avrò un elemento. vabbè, c'è un elemento solo e allora stiamo proprio ragionando sul campo. Okay. Se la lista è lunga, volevo mettere questi fogli, diciamo, dove avevo messo neanche un campo, così ce li metto dentro. No, prima ancora di questi, prima ancora, così metto tutto. Ecco, li metto qua. Sì. Comunque sono a posto, grazie. Sei a posto. Per questo? Qua se x più 4 sotto diventa 1 Perché 4 diviso 3 resta 1. ah ok Appena un numero più grande di 3 divido e prendo il resto. Se è 3 ci metto 0. 6 è maggiore, divido per 3, resto 0, via. Prego. Allora. Ecco qui. Qui finiamo un po' prima. Esempi, benissimo. Di spazi vettoriali. Di spazi vettoriali. Allora, adesso io penso 20-30 minuti, non di più, nel senso che su quello poi chiudiamo un po' la lezione. Allora, in primo esempio l'abbiamo detto, K alla N con le operazioni componente per componente, spazio vettoriale su capo K. In particolare noi possiamo prendere come K in campo reale oppure come K in campo complesso
E a questo punto K alla N cosa sono? Sono liste di numeri reali piuttosto che di numeri complessi che ci danno la nostra scrittura. Possiamo anche prendere come K, che ne so, il campo, quello che abbiamo visto all'inizio, Z2. E un esempio classico di spazio vettoriale su Z2, che cos'è? Z2 all'ottava, che sono l'insieme di tutti A1 a 8, tali che AI è 0, 1. Z2 all'ottava ci rappresenta un byte. Sono liste di 8 bit e in particolare qui dentro una somma corrisponde a fare un XOR di 2 byte. E anche questo è quello su cui uno lavora in modo abbastanza sistematico. È chiaro che come campo potremmo scegliere anche qualche cosa di più brutto. Lo faccio più brutto, qualche più bello, a seconda del gusto che uno ha. Qui fisso un attimo la notazione e dico che come campo, allora, che k di x, scritto così, è uguale all'insieme di tutti i polinomi sommatoria xi per i che va da 1 a n, tali che xi alla aspetta, da 0 a n. Lo sto scrivendo, scusatemi. Terza ora si fa sentire. Allora, k di x è l'insieme di tutti i polinomi della forma A0 più A1x più puntini puntini AN x alla n, tale che AI sta in K e N è un numero naturale. Quindi è l'insieme di tutti i possibili polinomi. Quindi lo possiamo anche scrivere come sommatoria AI x alla i per i che va da 0 a n, tale che gli AI stanno in K e n è un numero naturale che varia in tutti i modi possibili. Cioè questo insieme, qui c'è sia la somma che in prodotto, è detto k di x, mi capiterà di dire è un anello, è detto anello dei polinomi in x, che è un'incognita, a coefficienti sul campo K. In generale non è un campo. Allora, una somma di polinomi è definita nel solito modo, cioè dati due polinomi, p di x uguale sommatoria in i di, chiamiamolo, p con i x alla i e q di x uguale sommatoria in j qj x alla j, due polinomi, in polinomio somma è definito come in polinomio che ha come coefficienti la somma dei coefficienti. Solita definizione. Quindi pi più qi x alla i. Non ho specificato l'indice perché bisogna prendere quello del grado maggiore e vedere che cosa succede. Possiamo anche definire alfa per p di x, per definizione è in polinomio alfa p x alla i. Cioè, somma di polinomi è la somma coefficiente dei polinomio che ha come coefficienti la somma dei coefficienti, prodotto di un polinomio per uno scalare è definito in questo modo. Ora, osservazione, k di x rispetto a queste operazioni è uno spazio vettoriale su K. È uno spazio vettoriale su K a priori di dimensione infinita.
Cioè, perché i polinomi non ho detto di grado massimo quello che è. Ci stanno dentro tutti. Però si dimostra esattamente come abbiamo fatto per R2, è la stessa dimostrazione, che questo è uno spazio vettoriale. In particolare a me interesserà la notazione k di x è standard, a volte io userò la notazione k di x minore o uguale di d. Cosa vuol dire questo? Allora, questo è l'insieme di tutti i polinomi per i che va da 0 a d, a i x alla i, tali che a i appartiene al nostro campo K. Polinomi di grado al più K, al più, scusate, al più D. Ora, questo qui, se quello di sopra è uno spazio vettoriale, anche questo si dimostra essere uno spazio vettoriale, e notate che gli elementi di, che ne so, facciamo un esempio, R di x minore o uguale di 2, come grado, sono tutti polinomi della forma A0 più A1x più A2x quadro, tali che A0, A1, A2 appartiene ad R. Quindi gli elementi di questo spazio vettoriale sono polinomi, però sono polinomi di grado al più 2. Quindi sono in particolare descritti da tre numeri. E qui osserviamo subito una cosa. Questo è R di x. E qui abbiamo R3, lo spazio vettoriale di tutte le terne A0, A1, A2, tali che A0, A1, A2 appartengono ad R. Facciamo che notate che ogni elemento qui sopra è definito a tre numeri. Ogni elemento qui sotto è definito a tre numeri. In particolare, se io voglio sommare due polinomi, A0 più A1x più A2x quadro più somma i polinomi B0 più B1x più B2x quadro è uguale a A0 più B0 più A1 più B1 x più A2 più B2 x quadro. E se io qui sotto sommo due numeri, scusate, ennuple, che qui ho numerato A0, A1, A2 più B0, B1, B2, questo è uguale a A0 più B0, A1 più B1, A2 più B2. E se moltiplico per uno scalare, stessa cosa, cioè alfa per A0 più A1 x più A2 x quadro è uguale ad alfa A0 più alfa A1 x più alfa A2 x quadro. E similmente qui sotto alfa per A0 A1 A2 è uguale ad alfa A0 alfa A1 alfa A2. E questo ci aiuta a capire un attimo una nozione che poi ci interesserà dare di isomorfismo. Cioè questi due spazi vettoriali, questo e questo, sono tutti e due spazi vettoriali e sono spazi vettoriali diversi, perché gli elementi di questo sono delle liste di tre numeri, gli elementi di questo sono dei polinomi di grado più 2. E un polinomio non è una lista di numeri. Però si comportano allo stesso modo. Notate che
una somma del polinomio descritto da 0 a 1 e a 2 con quello descritto da B0, B1, B2 è il polinomio che ha nella posizione A0 più B0. Così come una somma che abbiamo qui ci dà A0 più B0. Cioè, in qualche modo, noi possiamo tradurre le operazioni di questo spazio vettoriale, che sono date fra i polinomi, in operazioni di questo spazio vettoriale. Non solo, a ogni polinomio che c'è qui corrisponde un polinomio che sta qui dentro. Scusate, una lista che sta qui dentro. E ogni lista che sta qui dentro corrisponde esattamente un polinomio che sta là. Queste due strutture sono, fra virgolette, isomorfe. Cosa vuol dire? Si comportano allo stesso modo, perché vedete che la legge che associa questi due questo, che associa questi due questo, è esattamente la stessa. La do, poi questa è una definizione che vi darò dopo, perché data in questo momento forse è anche presto, ma definizione, siano V di K e W di K, due spazi vettoriali sul medesimo campo K. Si dice omomorfismo di spazi vettoriali o anche applicazione lineare da V in W. Io dirò sempre applicazione lineare, però una funzione f che va da V in W, tale che, allora, per ogni A e B appartenente a V, f di A più B sia uguale a f di A più f di B. E per ogni alfa appartenente al campo K e per ogni V appartenente a V, f di alfa V è uguale a alfa f di V. Cioè, che cos'è un omomorfismo? O meglio, un'applicazione lineare, che sono la stessa cosa. È qualcosa che mi traduce le operazioni in uno spazio vettoriale, cioè quindi le operazioni che abbiamo qui dentro, in operazioni di un altro spazio vettoriale. È un, fra virgolette, dizionario, perché mi manda una somma di vettori di uno spazio vettoriale nella somma delle immagini. Mi manda in prodotto di un vettore per uno scalare per un vettore, nel prodotto di uno scalare per l'immagine di quel vettore. Quindi qui sto facendo i conti in V, quindi sto facendo in W. Li ho tradotti. Come sempre capita con la traduzione, può essere che qualcosa si perda per strada. Un omomorfismo biettivo è detto isomorfismo. Biettivo quindi invertibile. Perché è importante avere un isomorfismo? Perché un isomorfismo è un dizionario perfetto. Cioè, se nomomorfismo mi traduce le applicazioni di uno spazio le operazioni in uno spazio vettoriale in quella di un altro, un isomorfismo
mi permette anche di tornare indietro. Cioè quindi l'isomorfismo mi dice che i due spazi vettoriali si comportano esattamente allo stesso modo. Quindi lavorare in uno o lavorare nell'altro è indifferente. Poi dice mi serve un risultato in V, è più facile fare i conti in W, applico la funzione e passo da V a W, faccio i conti in W e poi applico l'inversa per tornare in V. Se ho un isomorfismo, questo posso sempre farlo. Se è solo un omomorfismo, no, non è detto. Cioè, ad esempio, un esempio di omomorfismo di spazi vettoriali, per capire subito come può essere il problema, da R3 in R2, una funzione che manda la terna ABC in AB. È un omomorfismo, ma non isomorfismo. Cioè, ecco, questa è un esempio subito, e voi dite, chiaramente non è un isomorfismo, è che abbiamo perso C per strada. Quindi, è vero che ogni operazione fra ABC fraterne, io la posso tradurre in un'operazione fra coppie. Da ogni operazione fraterna ottengo un'operazione fra coppie. Se io sommo due terne, ABC più D e F, ci applico il mio omomorfismo, chiamiamolo φ, questo è uguale a φ di A più D, B più E, C più F, e questo è uguale ad A più D, virgola, B più E. E questo è uguale anche a φ di ABC più φ di DF, è uguale a B più a B, sì, più DE. Quindi in questa direzione è chiaro che è un omomorfismo. Stessa cosa se fate il prodotto per uno scalare. Però quello che succede sulla terza componente, sulla C, lo perdete per strada. Dalla somma di AB più DE, quale sia il valore che deve assumere C più F, non lo potrete mai indovinare. Quindi, in questo caso si perde informazione per strada. Può capitare. Se invece è come quello che abbiamo visto prima per i polinomi, lì è proprio un isomorfismo. Ora, altro esempio di spazio vettoriale che avete già visto a lezione, a esercitazioni, prendete Rmn, punti uguale, l'insieme di tutte le matrici A11 Mn, quindi a M1 a 1n a Mn, tali che A i J sta in R. O anche qui possiamo prendere un campo arbitrario. Vedete, la somma fra matrici l'avete vista, si sommano due tabelle che hanno la stessa forma, si sommano componente per componente. Quindi è la stessa dimostrazione di prima, questo è uno spazio vettoriale. Uno spazio vettoriale su R se in campo è R, su K se in campo è K, e gli assiomi sono soddisfatti. Anche qui un'osservazione che qualcuno potrebbe fare è un'osservazione che in definitiva una matrice è caratterizzata solo dalle sue entrate e quindi che probabilmente esiste un isomorfismo da Rmn in Rm per n, dove noi associamo ad ogni matrice quello che si ottiene, diciamo fra virgolette, stirandola, mettendo tutte le entrate in sequenza. In fondo, se voi pensate anche alla memoria di un calcolatore,
nella memoria di un calcolatore non è che voi abbiate le tabelle. Voi rappresentate una matrice che lì dipende dal tipo d'applicazione, ci sono anche rappresentazioni più complicate, però di norma la rappresentate come una lista di numeri. Applicate l'isomorfismo. Poi la somma, vabbè, quella vi viene automaticamente rispetto a questa. Quello che perdete per strada, se passate dalle matrici a questi vettori, o quello che non si vede più, è in prodotto righe per colonne. Perché attenzione, l'isomorfismo si comporta bene rispetto a che cosa? Rispetto alle operazioni di spazio vettoriale. In prodotto di due matrici quadrate non è un'operazione di spazio vettoriale. E quindi l'isomorfismo su quella non fa nulla. Cioè, se noi partiamo dall'insieme delle matrici 2x2, A, B, C, D, tali che A, B, C, D appartengano ad R. E voi dite, io faccio una somma P di A, B, C, D è uguale a la lista A, B, C, D. Ed è questo. Questo è un isomorfismo di spazi vettoriali. Lo dimostreremo, però anche intuitivamente lo potete fare proprio a mano verificando le proprietà. Si dimostra anche in modo più veloce. Perché la somma di due matrici si fa sempre componente per componente, qui abbiamo una somma di vettori componente per componente, idem per il prodotto per scalare. Non c'è... Chiaramente, però P di A, B, C, D per EFGH, cioè quando voi fate il prodotto, questo è diverso da ABCD per EFGH. Non sapete neanche cosa vuol dire moltiplicare fra loro due vettori di lunghezza 4. Non è definito. Cioè, attenzione che l'isomorfismo, questo è una cosa in generale che capiterà di dire, un isomorfismo è sempre relativo a un certo tipo di struttura algebrica. Cioè, se un isomorfismo di spazi vettoriali preserva le proprietà degli spazi vettoriali. Se il vostro insieme, la vostra struttura, che ne so, ha anche una proprietà che è essere di un certo colore, non so, vi è associato perché il colore, l'isomorfismo di spazi vettoriali non lo preserva. Non è quello di cui si occupa. Nel caso qui delle matrici 2x2, la vostra struttura ha anche un prodotto. L'isomorfismo non è detto, anzi di solito rispetto a questo prodotto non sa che cosa fare. Prego. Trasporta tutte le proprietà della struttura che stiamo studiando. Quindi se la struttura è spazio vettoriale, il prodotto di vettori non c'è. E quindi questa non la trasporta. Potrebbe anche, possiamo definire qualche cosa d'altro che trasporta anche quella proprietà. Ad esempio, uno potrebbe dire io definisco sui vettori di lunghezza 4 un prodotto che corrisponde proprio a un prodotto righe per colonna delle matrici che si ottengono in un certo modo. A quel punto va bene. Però se noi guardiamo solo lo spazio vettoriale, l'isomorfismo guarda solo il prodotto per scalare e la somma di vettori. Il resto lo ignora. E direi, vabbè, vediamo, adesso è 1/4 direi che anche questo si può chiudere. Altri esempi di spazi vettoriali li vediamo alla prossima lezione. Anche se gli esempi principali ci sono, li vediamo poi. Ok, e anche smesso di piovere, quindi
L'ultimo foglio. Sì, per ultimo. Vediamo, magari ho scritto una... Qui non ho capito come che da questa uguaglianza è uguale a questo. A più D, B più E, componente per componente. Ah, ok, quello ho fatto prima. Va bene. Cioè, no, sì, aspetti, lo scriviamo uguale. A più D, B più E. Cioè, il fatto è che in questo caso noi perdiamo delle informazioni per strada. La F e la E la F e la C si abbia persa. Cioè, quindi, da questo possiamo tornare indietro che cosa deve essere A più D e B più E, perché sono uguali. C più F non lo sappiamo più. E questo corrisponde, lo vedremo, a una serie di problemi. un po' come in programmazione, se andiamo da un numero con la virgola in un numero intero, ovviamente perdiamo la Sì. virgola. Sì. Perdiamo una parte di dato. Sì, devi perdere una parte di dato. Se fa un troncamento, perdi una parte di dato. Dice, è grave, dipende da che cosa deve fare. Perché può anche essere che il suo numero con la virgola ne sia venuto fuori perché lei lavorava in virgola mobile, ma su numeri irrazionali. E alla fine questi numeri irrazionali si dovevano semplificare, doveva venire un intero. Ad esempio, noi vedremo che c'è un algoritmo per risolvere i sistemi lineari, dove sappiamo che il sistema lineare deve avere una soluzione intera e ci dà come soluzione 16,9999. Quindi lì abbiamo perso, una cosa non è troncare, lì perché probabilmente è 17 se ci viene 16,9999, però ha un senso dire torno indietro e cerco di perdere o di alterare l'informazione nel modo giusto. Una cosa di questo genere può essere, ad esempio, un'idea, questo qui si verifica in geometria, lei ha lo spazio tridimensionale, proietta tutto su di un piano. Partiamo da 3 coordinate, ce ne restano 2. Perdiamo delle informazioni. Poi, l'informazione che perdiamo può essere significativa, può non esserlo. Ad esempio, può essere comodo se uno deve lavorare in certi ambienti, se uno deve anche lavorare con la grafica, dire io faccio 2 proiezioni su piani diversi, magari su piani ortogonali, così l'informazione ce l'ho da una parte e dall'altra e posso visualizzarla bene sullo schermo, invece che in prospettiva. Quindi ha un senso anche in dire butto via delle informazioni. Dipende da cosa dobbiamo fare. Prego. Arrivederci.